Salve a tutti. Siccome ho lasciato tempo fa un video interrotto, io vorrei riprendere il discorso della magia bianca e della magia nera. Il discorso è abbastanza impegnativo e molte cose è bene non anticiparle troppo. Comunque, come abbiamo detto l'altra volta, la differenza fra la magia bianca e la magia nera sta nelle intenzioni di chi la pratica. Ovvero, la cosa si differenzia a seconda della volontà costruttiva o distruttiva dell'operatore. Scendendo più in dettaglio, chiunque, una cosa pesante da dire ma va detta, chiunque fa magia con la testa opera per la magia nera, non fa necessariamente del male a qualcuno, però tende ad alimentare la sua testa anziché la sua anima. Ho detto che la magia bianca, la magia evoluzionistica, no? È una magia evolutiva, in quanto la magia bianca fa evolvere l'anima, quindi ci mette in contatto con delle energie positive che ci influenzano positivamente. Se noi alimentiamo l'anima, l'anima si apre, l'anima comprende, l'anima aumenta la sua capacità di consapevolezza e quindi si evolve. Se invece noi agiamo con la mente, e in genere i maschi, ma non solo, lo fanno, noi ampliamo la nostra mente a discapito della nostra anima e prima o poi ci si infila molto facilmente l'astrale negativo, perché l'astrale negativo passa attraverso la mente. E anche non volendo, anche volendo fare cose positive, in realtà noi ci attiriamo l'attenzione dell'astrale negativo. Quindi la prima distinzione da fare è: faccio magia con l'anima o con la mente? Con l'anima intendo quel coacervo di sentimenti, di sensazioni, di intuito, eccetera, eccetera. La mente è questa, è la mente condizionata, ed è condizionata perché altrimenti non faremmo la magia con la mente. Se fosse una mente purificata sarebbe come l'anima. La magia è stata sempre praticata, fin dai primissimi tempi. È stata praticata da tutte le società, da quelle più primitive a quelle prima del cristianesimo, perché il cristianesimo e tutte le religioni monoteiste che hanno proibito la magia. E poi è da capire perché. La magia bianca può fare magia di per sé stessa o per contrastare la magia nera. Sono due cose completamente diverse. Se uno ha in animo di contrastare la magia nera, si prende un carico enorme. Primo, perché la magia nera non può essere sconfitta, così come non può essere sconfitta la magia bianca. Perché queste sono due entità
con infinite sfumature che abitano la terra e che nessuno può togliere di mezzo, almeno al dato attuale. Se qualcuno, e alcuni lo fanno e alcuni l'hanno fatto, e in tempi speciali tipo le guerre eccetera lo fanno parecchi, che si mettono in testa di combattere l'astrale negativo. È stato fatto molto per esempio quando c'era Hitler per contrastarlo eccetera eccetera, eppure Hitler è campato, non c'è male, insomma, no? Anche se alla fine è stato distrutto, però è campato, non c'è male. Sono lotte titaniche, naturalmente non avvengono sempre così in grande, a volte avvengono in contesti molto più piccini. Per esempio, non so, per aiutare una persona che è affetta da attacchi dell'astrale. Ora, non arriviamo a parlare di fatture, anche perché poche persone fortunatamente sanno come si fanno le fatture, però perché non sanno nemmeno che significa una fattura, vabbè, ed è bene non specificarlo, però ci sono delle persone che vogliono, non so, liberare appunto una persona da un incontro molto negativo eccetera eccetera, e si mettono a volte senza saperlo a combattere l'astrale negativo. Mi spiego meglio. Quando noi ci poniamo contro una persona perché magari riteniamo che ci voglia fare del male o che stia facendo del male a qualcuno, noi non sappiamo cosa c'è o chi c'è dietro quella persona, non lo sappiamo mai. Per cui nel momento in cui noi ci mettiamo contro una persona, noi prima di tutto rischiamo di aiutare l'astrale negativo. Secondo, rischiamo noi stessi perché non sappiamo quali entità ci sono dietro quella persona. Se quella persona è protetta o meno da alcune entità. Quindi io non consiglio a nessuno di mettersi contro qualcun altro, perché per farlo bisogna essere molto smaliziati, molto organizzati, molto lucidi. Lasciamo perdere proprio. Le persone che fanno magia positiva spesso lo fanno per aiutare invece qualcuno, e allora magari vogliono curare il corpo di qualcuno che è affetto da una malattia, aiutare il decorso della malattia o addirittura arrivare a debellarla. Naturalmente per fare questo ci vogliono delle energie enormi, e per farlo non basta una persona, ma ci vuole un gruppo nutrito. Allora la magia comincia a essere seria quando è fatta da diverse persone. Molte persone fanno magia nera senza saperlo, perché magari pensano di eliminare un pericolo, in realtà ne suscitano un altro, perché magari se è una persona che ha delle doti ed è interessante per l'astrale negativo,
L'astrale può blandirlo, gli fa riuscire delle operazioni in maniera fantastica, dopodiché lui si sente qualcuno, comincia a montarsi la testa e perde la brocca, perché questa è la cosa più facile che possa avvenire. Molta gente perde la brocca proprio a causa dell'astrale negativo. Per fare magia occorre alimentarla. Quando noi facciamo magia, noi facciamo delle cose che coinvolgono delle entità. Queste entità in genere si abituano ad essere coinvolte, o almeno si abituano a ricevere da noi particolari attenzioni che danno a loro delle energie. Noi ci abituiamo a prendere energie da loro, loro si abituano a prendere energie da noi. Può sembrare un discorso un po' assurdo, perché com'è possibile che due gruppi, no? Uno umano e uno invisibile, diciamo così, si prendano energie a vicenda, chi vince, chi si avvantaggia, il fatto è che noi diamo a loro un tipo di energia che non è la stessa di quella che prendono loro. Diciamo che alcune entità stanno intorno a chi produce magia, chi fa magia, perché in cambio acquisiscono un certo tipo di coscienza. Perché acquisiscono un certo tipo di coscienza, non perché loro non abbiano coscienza, ma perché hanno una coscienza diversa dalla nostra. Pensate solo che una persona che vive 70-80 anni, o poco più, se va bene, ha una coscienza diversa da qualcuno che ha per esempio 1000 anni. E è una cosa un po' difficile da spiegare, perché quando abbiamo una vita lunghissima vediamo cose che altri non vedono, ma non vediamo cose che altri vedono. È come l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. Per fare magia bisogna assumersi delle responsabilità. Anzitutto occorre, per fare una cosa seria, formare un gruppo e poi occorre un capo catena. Il capo catena è responsabile del gruppo. Se il gruppo non ha il capo catena è destinato ad estinguersi. Se una persona vuole invece fare magia per suo conto, può farlo, però deve dedicarci la vita e può anche rischiare di brutto. Alimentare da soli il potere magico non è affatto facile, anzi è difficilissimo. In genere tutte le accademie, le scuole di magia, le accademie di magia, si sono incontrate perché stando in gruppo hanno più energie e quindi si evolvono prima. È un principio che hanno capito anche i frati, insomma, no? Ci isoliamo, ce ne andiamo fuori, facciamo quello che facevano le antiche sacerdotesse negli antichi templi, solo che noi lo dedichiamo a Dio. Quindi preghiera, sacrificio, perché pregano una divinità che richiede preghiera, mortificazione del corpo,
non amore per la vita, ma amore solo per Dio, eccetera, eccetera. Anche per il bene dell'umanità magari, però sempre basato sul sacrificio. La magia, quando è sana, non è basata sul sacrificio. La magia è basata sulla consapevolezza, sulla volontà di conoscere e di esperire. La magia è voglia di mettersi in gioco per ampliare la propria anima. L'unica magia che io rispetto è la magia evolutiva, tutto il resto o è falso o non porta a niente di buono. Nella magia bianca non viene sacrificato nessuno, nessun animale, nessun essere. Non è basata sul sacrificio, ma è basata sull'offerta. Io ti offro qualcosa, tu mi dai qualche altra cosa. Quando le cosiddette sette magiche si riunivano un tempo, facevano delle riunioni rituali, in genere intorno a un pasto, il cosiddetto pasto sacro, che è l'antico rituale, il più antico rituale dell'uomo, no? E durante questo pasto ringraziava la natura e ringraziava le entità della natura con cui avevano il piacere di mettersi in contatto, no? E a queste entità offrivano una specie di consapevolezza, dedicavano un aspetto della loro anima. E diciamo che l'abitudine a riunirsi intorno a un tavolo veniva decisa, perlomeno la massoneria lo capì questo, no? E fece le agapi, no? Ripercorrendo le antiche agapi sacre, e le ripetevano almeno 4 volte l'anno. Perché? Perché quando chiediamo ad alcuni esserini di stare intorno a noi, quelli si abituano. Se noi poi li molliamo, si incavolano. Ecco, questo è il particolare importante della magia. Per questo dico che ci vuole responsabilità. Si possono prendere pochi impegni e fare poca magia, cioè di livello basso, non nel senso negativo, ma nel senso poco impegnativo. Oppure si può fare una magia più impegnativa, e allora ci vuole un grande impegno, una grande forza d'animo e una grande costanza, e senza disattendere assolutamente le creature che evochiamo. Provate a immaginare che voi siete delle persone che vengono chiamate da altre per assisterle e vi promettono di darvi qualcosa in cambio di altro. Voi andate, seguite la cosa, la seguite con grande interesse, cercate di capire queste persone, cercate di mettervi in contatto con loro, che magari sono alle prime armi, sono pure poco capaci di mettersi in contatto, cercate di capire che intenzioni hanno, che tipi sono, eccetera, eccetera, e alimentate questa cosa, cioè e venite alimentati da questa ripetizione di questo rituale, di questo incontro, e voi vi abituate a conoscere le persone, a capire che anima hanno, a sentire che energie hanno, eccetera, eccetera, e cominciate a fare uno scambio sempre più
vero, sempre più forte, poi improvvisamente quelli vi dicono no, abbiamo cambiato idea, non lo facciamo più. Vi incavolereste, no? Si incavolano pure loro. E quando si incavolano, anche se non sono energie negative, qualcosa di negativo lo fanno, perché le energie positive, ovvero l'astrale positivo, non è un santo sacrificale, sono sempre energie istintuali, sono energie che tendono a non fare del male agli altri, non tendono a prevaricare, ma se voi fate loro un torto ve lo fanno pagare. Ragion per cui attenti, perché se intraprendete una strada dovete in qualche modo mantenerla. Meglio avere un profilo basso, cioè non dedicarvisi molto, ma quel poco dedicarvisi puntualmente e davvero, cioè non è da dire lo facciamo tot volte, lo facciamo continuamente. No, magari lo fate meno, ma dovete avere la costanza di farlo. Lo volete fare 2 volte alla settimana? Lo fate 2 volte alla settimana. Una volta alla settimana? Lo fate una volta alla settimana, però lo fate tutte le settimane. Cioè, nella magia vera occorre una puntualità. Se voi promettete, chiedete di riunirle con voi, voi dovete rispettare quella riunione, dovete rispettare quell'impegno. Altrimenti, se vi va bene se ne vanno e non tornano. Se vi va male, vi può capitare qualcosa. Queste sono quelle positive, figuriamoci quelle negative. Questo avviene anche perché quelle che chiamate per prima non sono le energie più alte, eccetera, eccetera. Vabbè. Che cosa si fa? Complesso. La ragione per cui uno intraprende una via magica non può essere quella: sono curioso, voglio vedere cosa c'è, se mi piace poi me ne vado. Sì, primissimo tempo lo potete fare, nel senso che non siete molto operativi, lasciate fare ad altri, scrutate, vedete e poi decidete. Ma se andate avanti non potete tirarvi facilmente indietro. Nella magia negativa non ne parliamo, nella magia nera non ne parliamo. Mentre la magia bianca, cosiddetta bianca, vi illumina in un certo senso, vi aiuta a raggiungere una consapevolezza, quella nera vi sporca, cioè vi toglie la consapevolezza. Il guaio è che molta gente che fa magia nera crede di fare una magia bianca e dice semplicemente io non ho scrupoli, non ho paura di niente, non... pericolosissimo, perché vi offrite alla magia nera, all'astrale nero, il quale vi usa e poi vi si mangia. Se qualcuno di voi ha avuto l'avventura di avere a che fare con maghi bianchi o maghi neri, vi accorgete della differenza. I maghi neri sono irascibili, pieni di sé, hanno molta paura di non essere considerati, di non essere rispettati. Di non essere qualcuno.
I maghi bianchi in genere hanno paura delle fregature invece, ma cioè si fidano poco di voi. Ma non mettono in gioco loro stessi. È una questione di funzionalità, non di non essere riconosciuti. Perché la tendenza a essere riconosciuti come potere è una tendenza fortissima dell'astrale nero. Se non ti rendi conto che io sono un mago, se non mi reputi un mago potente, io mi arrabbio, perché ho un io grosso così. Il mago bianco non ha di queste preoccupazioni, se ne frega totalmente di essere riconosciuto, anzi, se è un bravo mago tende a stare assolutamente nell'ombra. Ci sono anche persone che iniziano a fare magia cominciando dalla magia bianca, perché vogliono essere bianchi, perché hanno paura di essere neri, ma poi cambiano sede e non avviene il contrario. Molto difficile che un mago nero divenga un mago bianco, direi impossibile, anche perché verrebbe distrutto subito dai suoi. Un mago bianco che non è molto purificato, che ha ancora una mente condizionata, può avere dei punti fragili dove l'astrale negativo può entrare, tipo il suo bisogno di essere riconosciuto e apprezzato, il suo bisogno di essere ritenuto bravo, il suo bisogno di essere amato da qualcuno. Su quello l'astrale negativo entra alla grande. Per cui chi fa magia dovrebbe avere un discreto equilibrio. Ora, un equilibrio perfetto non ce l'ha nessuno, siamo esseri umani, però un certo equilibrio bisognerebbe averlo raggiunto. Un'altra differenza è che l'astrale nero spesso ricorre a rituali molto complessi, anche perché non sapendo cosa dire, non sapendo come abbindolare, devono fare molta scena. E allora vesti particolari, cose particolari, anelli particolari, un sacco di cose si mettono. A volte lo fa anche la magia bianca, però in maniera molto più semplice, cioè se la magia bianca ricorre a un cerimoniale, a delle vesti particolari, è perché aiuta a entrare in quella dimensione di mezzo che è quella necessaria per entrare nel mondo magico, cioè entrare nella dimensione magica, no? Che è quel mondo di mezzo, e può essere aiutato da un tipo di vestito particolare, no? Che ci fa entrare in quella dimensione in cui siamo abituati, anche dei profumi particolari o delle luci soffuse in maniera particolare, eccetera, eccetera, ma senza andare troppo oltre, perché la magia è una questione non di cerimoniale, ma di anima. Il cerimoniale l'hanno inventato quelli che non sapevano fare magia o che facevano magia nera, perché facevano una magia di testa. Quando una persona vuole fare magia deve chiedersi anzitutto perché lo vuole fare.
Alcuni vogliono farlo perché hanno una predisposizione e sono chiamati a questa dimensione. E hanno una predisposizione che vogliono ampliare, vogliono acuire, eccetera, eccetera. Sentono che c'è un canale particolare in loro e tendono ad ampliarlo. Naturalmente cercano delle persone con cui farlo e non è molto facile trovare queste persone, perché se ci rivolgiamo alle cosiddette scuole magiche non vi dico cosa trovate. A volte sono brave persone, a volte hanno ottime intenzioni, però si portano dietro un retaggio di gerarchie, di schemi e quindi di bisogno di essere riconosciuti, eccetera, eccetera. Per cui spesso nelle accademie di magia ci sono le lotte di potere, chi viene riconosciuto dal maestro e chi no, chi è il successore. Le volte che muore il maestro, quello è il fondatore di una scuola magica, gli altri si litigano tutto e dicono no, lui ha lasciato a me, oppure io ne ero degno perché lui aveva detto a me, non l'aveva detto a lui non era degno, casino, che in una vera scuola magica non avverrebbe mai, perché nessuno avrebbe la smania di fare il capo, perché fare il capo vuol dire prendersi una seria responsabilità senza nessun ritorno, se non il piacere di fare bene la magia, ma sono responsabilità e rischi. Però in una scuola di magia che si rispetta ci deve essere un capo catena, no il maestro, il coso, parole grosse, un capo catena che si rispetti, che quando la catena agisce riesce a sentire di che tipo è la catena, la interrompe se non la sente buona e para i fulmini che vanno sulla catena, perché quando viene fondata un qualcosa, una catena, una scuola, quello che vi pare, non crediate che dall'altra parte siano contenti. Allora, chi vuole, chi ha ambizioni di potere, non è adatto per la magia bianca. Chi vuole fare magia bianca deve assumersi dei rischi. Il rischio è anche della persona che mette in catena insieme a lei, a lui. E cioè ci sono persone a volte che sono portate per fare la magia, ma che sono incostanti, che hanno paura, che non vogliono impegnarsi, che vogliono fare la loro vita normale e in più fare magia come quelli che vanno al cinema, no? Ogni tanto ci vado, poi faccio tutt'altro. La magia non è così. Se si intraprende bisogna seguirla, se si tradisce si paga. Ok, continueremo questo discorso altrove. Un saluto a tutti.